Nei giorni passati sono riuscito a utilizzare tutti i filtri che mi ha inviato Neewer. Quindi oggi vi faccio la recensione, ma subito dopo la sigla. Sono stato contattato da Neewer per poter provare vari filtri e ho chiesto dei filtri ND variabili e dei Black Mist per poterli provare e portarli qui sul canale. Allora, partirei subito da questo, si chiama Black Diffusion 1/4. Che cos'è? È un filtro Black Mist. Se non sapete che cos'è un filtro Black Mist, diciamo che nel cinema è utilizzato veramente molto per avere una pasta del video ancora più analogica e quindi non dare quella nitidezza digitale, e per far sì che le luci che ci sono all'interno del frame possano essere sicuramente molto più cinematografiche perché più diffuse. Vi faccio adesso un esempio con il LED di iPhone. Questo è senza filtro. Se vado a mettere il filtro davanti, vedete che differenza che c'è? La luce proprio stessa del LED di iPhone viene diffusa in maniera completamente diversa. Ho avuto modo di poterlo utilizzare in studio con Andrea e per quanto mi riguarda ha fatto veramente la differenza. Vi sto facendo vedere due foto dello stesso set. Nella prima, quindi in questa che state vedendo in questo momento, il filtro non è presente e come vedete le luci sono molto ben definite e delineate. Nella seconda foto invece vedete quanto sono più diffuse e questo effetto mi piace veramente moltissimo. Le due luci verticali non sono altro che due barre LED di Nanlite, mentre quella orizzontale deriva dallo Snoot, sempre di Nanlite. E grazie a questo effetto sono riuscito a creare le foto che state vedendo proprio in questo momento. Mi è piaciuto veramente molto questo set, è venuto molto particolare, lo vedrete fra qualche tempo sul mio Instagram, anche perché ho tantissimi set da pubblicare ancora, però sappiate che questo Black Mist che vi ho appena fatto vedere sarà il mio filtro principale quando mi troverò in scatti notturni in città o comunque outdoor dove ci sono comunque delle luci in vista o in studio. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Ma veniamo al costo. Per questo filtro che funziona decisamente bene, il costo è solo di $40. Sono in questo momento sul sito di Neewer, quindi qua sotto vi lascio il link in descrizione. Se lo trovo su Amazon vi lascerò anche quello. Ma io non ho mai avuto e mai comprato un filtro Black Mist perché tutti quelli che sentivo utilizzare il filtro Black Mist mi dicevano la stessa cosa, la nitidezza in generale della foto ne risente. Ecco, questo con lui non succede. Infatti nelle foto che state vedendo le luci sono meno definite, quindi più cinematografiche, assolutamente sì, ma se andiamo a zoomare sul viso di Andrea vedrete che i dettagli sono assolutamente ok. Vero è che queste foto sono editate, chiaramente, però io questo editing lo posso fare quando ho tanto dettaglio sulla pelle e con lui non avrete nessun problema di dettaglio e le luci più diffuse. Quindi ragazzi, filtro assolutamente super consigliato. Ma veniamo subito al secondo filtro, si chiama Magnetic ND 232. Di cosa stiamo parlando? Di un filtro ND. Cosa fa il filtro ND? È come un occhiale praticamente per noi, quindi noi lo andiamo a mettere davanti alla lente della macchina fotografica e faremo entrare più o meno luce. Vedete, così c'è poca luce, lui è variabile, se lo girate entra più luce. Ora c'è la mia mano davanti, però il mio viso si dovrebbe vedere. Così lo chiudo e entra meno luce. A cosa serve? Può servire a tante cose diverse, ma per quanto mi riguarda per fotografia portrait, io sto utilizzando i filtri ND variabili per andare a disabilitare l'HSS nei miei scatti. Quindi posso andare ad utilizzare la piena potenza di un qualsiasi flash portandomi flash più piccolini e chiaramente più potenti rispetto ad avere l'HSS attivo. Se non sapete di cosa sto parlando c'è un video dedicato e ve lo lascio qui sotto in descrizione. Nell'ultimo anno infatti ogni volta che ho fatto un set in esterna ho utilizzato sempre un filtro ND variabile, a meno che chiaramente non ci fosse poca luce. La particolarità di questo filtro è che è magnetico, quindi una volta che lo abitate sulla vostra lente poi abbiamo il filtro vero e proprio che si può andare a togliere, quindi se non avete bisogno del filtro ND lo togliete facilmente, se avete bisogno lo potete mettere in estrema velocità. Questa cosa per quanto mi riguarda è veramente molto comoda, perché se andate a scattare ad esempio al tramonto avrete bisogno del filtro ND per il discorso che vi ho fatto prima. Se volete andare a utilizzare il flash senza HSS attivo
poi magari il sole va via, voi non fate altro che toglierlo e continuate a scattare. Quindi veramente molto molto comodo. Per quanto riguarda il range è da 2 a 5 stop, e da 2 a 5 stop cosa vuol dire? Vuol dire che se andate fuori ed evitate le ore intorno all'1, alle 2, stiamo parlando di fine giugno in questo momento, con un filtro da 2 a 5 stop riuscirete a fare qualsiasi tipo di foto, anche sottoesponendo lo sfondo. Infatti se andate a scattare ad 1.4 come faccio io e andate a chiudere completamente il filtro, avrete lo stesso identico effetto a un 250esimo di un 8 millesimo di shutter. Questa cosa è veramente super comoda, ma ci torno fra pochissimo con il prossimo filtro. Lui l'ho utilizzato in esterno nel set che state vedendo proprio in questo momento, sempre con Andrea e con questo fantastico cavallo. Sono venute delle foto veramente super mega top. Ho iniziato questo set con il flash, poi il cavallo non si stava fermo, quindi ho spento il flash, ma ho continuato comunque a utilizzare il filtro con la luce naturale e mi sono trovato veramente da Dio. Questo perché? Perché di solito quando andiamo a mettere un filtro davanti a una lente, e parlo di lenti chiaramente costose, normalmente la nitidezza ne risente, normalmente i colori ne risentono, eccetera eccetera eccetera. Quindi o lo andate ad utilizzare perché vi serve veramente, o forse è meglio non andarlo ad utilizzare. Se invece il filtro è di qualità, come ad esempio questo, non avrete nessuna differenza, o comunque avrete pochissima differenza anche di colori tra averlo e non averlo. E quindi questa cosa, per quanto mi riguarda, è veramente una bomba. Tra l'altro non ho visto nessuna differenza di nitidezza, vi sto facendo vedere in questo momento delle foto veramente molto zoomate sul viso di Andrea per farvi vedere che effettivamente la nitidezza è ok. E quindi ragazzi non posso che straconsigliarvi anche questo filtro, anche perché prima di tutto è magnetico, secondo di tutto il prezzo è veramente molto basso. Stiamo parlando di $62 in questo momento sul sito della Neewer per avere un filtro ND variabile da 2 a 5 stop che funziona alla perfezione. Comunque funziona al pari di quello che avevo io e che ho utilizzato nell'ultimo anno, che è della Freewell, ma io quello della Freewell l'ho comprato a 100 euro, questo ne costa 60, quindi praticamente costa 40 euro di meno, e quindi non mi resta che straconsigliarvi questo filtro ND magnetico da 2 a 5 stop. Ultimo filtro per questo video è lui, come vedete il packaging è bello importante, e questo perché all'interno di questa confezione vi arriva lui. Mi sono dimenticato di farvi vedere, nelle altre confezioni avrete un portafiltri in plastica semplice, mentre con l'ultimo che vi sto facendo vedere adesso avrete questa splendida borsina nella quale una volta aperta troverete i vostri filtri. Partiamo con il farvelo vedere. Questo tappo è magnetico, come è magnetico quest'altro che è un Black Mist, dopo ci torniamo, come è magnetico questo che è un filtro ND fisso da 32, come è magnetico quest'altro che invece è un ND variabile, lo state vedendo, con anche il CPL. Ma cosa ci facciamo col CPL? Normalmente viene usato in fotografia o dai videomaker per poter andare ad eliminare i riflessi o dall'acqua o dai vetri. Per quanto mi riguarda invece non lo vado ad utilizzare per quello, ma lo vado ad utilizzare per saturare i colori. Ebbene sì, dobbiamo parlare un attimo di questa cosa. Il filtro CPL non fa altro appunto che polarizzare la luce. Polarizzando la luce avrete dei colori molto più vividi, molto più saturi, ecco, mettiamola così, ma questa cosa la vedrete specialmente sul cielo, e a me avere un cielo blu nelle foto mi piace tantissimo. Ma come funziona? È molto semplice. Andiamo ad inquadrare, poi andiamo a girare il filtro per polarizzare la luce, e ve ne accorgerete perché chiaramente vedrete il cielo che diventa molto più blu rispetto a non avere lo stesso filtro. Dopodiché andiamo a chiudere l'ND per quello che ci serve a noi e il gioco è fatto. Avrete un cielo super blu, anche se a occhio nudo non lo vedrete così tanto blu. E non sto parlando di post produzione dopo, sto parlando proprio di foto come viene in macchina. Ed è veramente una bomba atomica. Unica cosa che vi devo dire però su questa cosa del filtro CPL è non funziona in tutte le direzioni. Mi spiego meglio. Se la luce del sole è qui dietro di me e qui davanti a me c'è un flash, il filtro CPL non funzionerà. E non funzionerà neanche nel caso contrario. Se il sole è davanti a me, come ho questa luce qui,
il filtro non funzionerà sul cielo. Il filtro CPL dà infatti il meglio di sé quando la luce ambientale viene da destra o da sinistra rispetto al soggetto. Ecco, in quella situazione lì state vedendo adesso delle foto con un cielo super blu, vi assicuro che quel cielo non era assolutamente così blu, proprio perché il sole era, diciamo, a 90 gradi più o meno rispetto al soggetto, e questo funziona sia da destra sia da sinistra. Quindi se voi avete il sole davanti a voi o dietro di voi, il CPL non serve assolutamente a niente. Se invece l'avete a 90 gradi o da una parte o dall'altra, la cosa funziona. Normalmente io le modelle le metto sempre con il sole dietro per avere un bel sole sottoesposto eccetera eccetera, e poi davanti metto il flash. Quindi questo filtro CPL effettivamente non serve poi a molto. Ma in tutte le foto in cui magari siamo in città e la modella è all'ombra di un edificio, io vado a inquadrare il cielo, giro il CPL e sicuramente avrò un cielo molto più blu rispetto a quello che vedrò io ad occhio nudo. Quindi per quanto mi riguarda, avere un filtro CPL direttamente dentro l'ND, per quanto mi riguarda fa proprio tutta la differenza del mondo. Tant'è che mi sono veramente innamorato di questo filtro e da oggi in poi questo sarà il mio filtro principale. La nitidezza delle foto è top, ve la sto facendo vedere in questo momento su questi primi piani. Per quanto riguarda i colori, assolutamente top anche quelli, quindi non ho avuto nessun tipo di problema né per quanto riguarda la vignettatura né per quanto riguarda i colori e neanche per quanto riguarda appunto la nitidezza stessa, e quindi io scelgo lui come filtro principale. Però la particolarità di questo filtro non è finita, infatti abbiamo un altro filtro ND32 fisso, lo possiamo mettere qui davanti e quindi avremo 32 un ND64 se chiudiamo tutto il filtro variabile. Perché mi è comodo questo filtro da poter mettere qui? Perché ci sono alcune situazioni, ad esempio se andate a giugno, a luglio, agosto sotto il sole a luna senza proprio nessun tipo di ombra da nessuna parte, vedrete che anche a un 8 millesimo o anche con il filtro ND da 1 a 5 stop tutto chiuso, per avere uno sfondo dietro la modella sottoesposto dovrete andare a chiudere leggermente il diaframma, stiamo parlando di 1,8 F2, una cosa del genere. Ecco, in quei casi lì, anziché andare a chiudere il diaframma, visto che a me non piace, mi piace scattare sempre a 1,4, cosa vado a fare? Apro tutto il filtro variabile, quindi avrò soltanto 2 stop, vado a prendere il 32, ce lo metto davanti ed è come se fossi a un po' di più di un 8 millesimo come shutter, quindi è la perfezione per quanto mi riguarda anche in situazioni di luce esterne veramente molto difficili. Ma abbiamo ancora una particolarità di questo filtro qui, infatti in confezione ci danno anche lui. Che cos'è? È un black mist fatto apposta per questo filtro variabile. Quindi possiamo andare a utilizzare l'ND variabile con il CPL più il black mist magnetico da mettere qui, e se abbiamo bisogno di un altro filtro ND da 32 possiamo andarci a usare anche questo. È una soluzione veramente molto interessante, l'ho provata in esterna, sinceramente con la luce ambientale del sole non mi fa impazzire l'effetto che fa il black mist, cioè non questo black mist, il black mist in generale, per le foto che faccio io non è quello che mi serve, però se volete nella scatola troverete tutti questi accessori. Vi faccio però vedere come funziona anche questo black mist, guardate la A che sta lì dietro alle mie spalle, guardatela bene. Se vado a metterci il black mist vedete quanto lavora bene anche lui, è 1/4 e anche lui funziona alla perfezione. Mi stavo dimenticando però di dirvi il prezzo per tutto questo kit che troverete in questa scatola. Il prezzo è di $140. Sempre sul sito della Neewer e sempre qui sotto in descrizione. Va bene ragazzi, penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questi filtri che mi ha inviato gentilmente Neewer e che ringrazio veramente moltissimo. Per quanto mi riguarda, il Black Mist sarà il mio compagno per tutte le foto in studio o foto outdoor di notte, magari in città dove ci sono delle luci visibili. Mentre per quanto riguarda tutte le foto outdoor di giorno, chiaramente è lui quello che porterò sempre dietro, anche perché avendo il tappo magnetico è assolutamente molto comodo poi da mettere nella borsa fotografica. Va bene, a questo punto ringrazio nuovamente Neewer, fatemi sapere con un commento cosa pensate di questo video e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!